Se siete stanchi del classico tiramisù al caffè, quello che vi propongo oggi è una versione altrettanto golosa, anzi forse di più, ma notevolmente semplificata. Tiramisù al pistacchio senza glutine. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia lavorando in una ciotola il mascarpone con lo zucchero a velo, si lavora con una spatola fino a quando lo zucchero non viene assorbito. Poi si aggiunge la crema di pistacchi, questa è una crema spalmabile al pistacchio, mi raccomando, anche questa deve essere certificata senza glutine. Si mescola sempre con la spatola, quando è stata incorporata si aggiunge la panna. Potete utilizzare panna fresca oppure la panna quella tipo PLA, esiste sia la versione zuccherata che la versione non zuccherata, scegliete quella che volete voi. Una volta incorporata con la spatola, montiamo brevemente con le fruste elettriche fino a quando non otteniamo questa crema così gonfia, setosa, che si può dosare con una sacca da pasticceria. E in realtà il grosso è fatto. Adesso versiamo la crema in una sacca da pasticceria con beccuccio stellato. Se non lo avete, usate un classico beccuccio tondo. E infine dobbiamo passare a inzuppare i savoiardi nel caffè. Io sto utilizzando i savoiardi senza farina che vi ho fatto vedere qualche giorno fa. Qui sotto in info box vi metto il link diretto alla ricetta, così se gli volete dare un'occhiata e li volete rifare, vi garantisco che funzionano benissimo. Come vedete si inzuppano e non si rompono neanche dopo un giorno di riposo in frigo. Ho deciso di fare delle monoporzioni, quindi ho dressato 6 biscotti savoiardi intervallandoli con la crema. Potete scegliere di fare il classico tiramisù in teglie, poi lo potete porzionare, questa è una scelta vostra. Anche l'uso della sacca da pasticceria è del tutto opzionale. Quindi io ho considerato una grossa porzione per persona, sono 6 biscotti e un bel po' di crema. Se decidete di fare le monoporzioni potete prepararle direttamente nel piatto da dessert che poi servirete. Una volta assemblato il tiramisù va fatto riposare in frigorifero per 1 o 2 ore, ma anche più se volete, in maniera tale che il biscotto si inzuppi del tutto e la crema si stabilizzi. Poi possiamo passare alla finitura, quindi una volta finito di decorare questo tiramisù possiamo decorarlo ulteriormente con della crema di pistacchi, sempre la stessa di prima. Se è un po' troppo soda la passiamo velocemente in microonde così diventa un po' più fluida ed è facilissima da dosare. Poi una spolverata di pistacchi tritati e voilà, il dolce è pronto. È facilissimo ma è estremamente buono, lo potete consumare subito ma lo potete tenere in frigorifero anche per 24 ore. La crema non ha uova e resiste meglio rispetto ad una classica crema per tiramisù a base di uova. Bene, la ricetta è finita, se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Ciao e alla prossima ricetta gluten free!